riso, salsiccia e brodo caldo, un connubio intramontabile per un fantastico piatto caldo autunnale. Ciao a tutti da Paolo, bentornati sul canale Cibo Dentro. La cottura del riso avverrà con un ricco brodo di carne e verdure e anche la salsiccia è già di per sé ben condita, quindi limitatevi ad un leggero soffritto con uno spicchio d'aglio spaccato o anche semplicemente con solo olio d'oliva. Eliminate il budello nel quale è conservata la carne e schiacciate la salsiccia aiutandovi con la lama di un coltello grande, con il fondo di un bicchiere o con un batticarne. Io sto usando una salsiccia tritata al coltello e darà dei pezzi un po' più grandi, nel caso potete dare una seconda tritata per renderli un po' più piccoli. Aggiungeteli in pentola al soffritto e fate rosolare esternamente fino a quando non ci saranno più pezzi crudi a vista. La quantità di salsiccia è a piacere. Aggiungete quindi il riso alla salsiccia e fate rosolare a fiamma alta. Continuate a mescolare per tostare il riso uniformemente, evitando di bruciarlo, poi sfumate con mezzo bicchiere di vino bianco secco. Se volete un colore più intenso, potete usare il vino rosso. Lasciate sfumare la frazione alcolica del vino in modo da far rimanere in pentola solo il suo aroma e mescolatelo al riso. Da questo punto in poi bisognerà solo arrivare al punto di cottura del riso continuando a cuocerlo con il brodo. Per fare il brodo ho utilizzato gli ingredienti classici della nostra tradizione: cipolla, carota, sedano e pepe in grani per la parte vegetale e un pezzetto di biancostato e mezza gallina come carne. Aggiungete tutto in acqua fredda, portate a ebollizione e lasciate poi sobbollire per almeno 2 ore. A fine cottura regolate di sale in base alla quantità di liquido rimasto. Se volete sgrassare il brodo, basta farlo raffreddare completamente, magari in frigorifero, e filtrare le parti di grasso solidificate che rimarranno in superficie. Come vi dicevo, ora bisogna semplicemente continuare ad aggiungere un paio di mestoli di brodo caldo alla volta al riso e arrivare al punto di cottura che più vi soddisfa. Aggiungete poco brodo e mescolate continuamente per evitare ristagni di liquido che darebbero un effetto bollito. In tutta questa fase di cottura la fiamma deve essere molto alta e il brodo deve essere aggiunto bollente. Arrivati al grado di cottura che desiderate, non resta che manticare. Spegnete la fiamma e aggiungete una noce di burro e una generosa grattugiata di parmigiano. Mescolate a secco questi ingredienti in modo da distribuirli uniformemente nel risotto e condirlo in maniera omogenea. Vedrete in questa fase addensarsi il risotto sotto il grasso di burro e parmigiano. Per ricreare la cremosità che il vostro risotto si merita, aggiungete un altro paio di mestoli di brodo caldo e stemperate la pastosità che avete creato dando un'altra mescolata a tutti gli ingredienti. Aggiungete quindi altri 2 mestoli di brodo e coprite il risotto per 3 o 4 minuti, questo creerà ancora più cremosità. Servite dunque appena passati questi ultimi minuti di riposo. Il risotto dovrà risultare cremoso ma con i chicchi ben sgranati e cotti al dente per contrastare la cremosità di amidi e parmigiano che lo avvolgono. Io con questo piatto caldo e rinfrancante, come ogni giovedì vi saluto augurandovi buon divertimento e buon appetito e vi aspetto giovedì prossimo, sempre dalle 11 del mattino qui su Cibo Dentro. Ciao!